In questo episodio oggi vi facciamo vedere i negozi migliori di Los Angeles. Com'è lo smash burger qua? Com'è? I ragazzi dicono cop. That's a one-on-one. One-on-one. Nobody will ever have that. Bentornati su YouTube, bentornati in un nuovo episodio qua in America. Oggi vi facciamo vedere i negozi migliori di Los Angeles. Da quale iniziamo? Iniziamo dai. dal più famoso. Andiamo diretto. Andiamo diretto lì, non lo teniamo alla fine, lo teniamo alla fine. Vabbè, Facciamo i bastardi. Magari ci andiamo per primo e poi... Sì, facciamo i bastardi, magari ci andiamo subito, poi lo mettiamo alla fine del video. Sono ancora un po' preoccupato ad attraversare la strada perché ci sono delle macchine che guidano senza pilota. Vero, prima ne abbiamo viste alcune. Non c'è il conducente! Follia! Però c'è la macchina che guida da sola, che roba è? Molto ambigua. Questa ragazzi, se la volete, 50 pollici qui in vendita al prezzo di $99 in super sconto. Adesso siamo arrivati qui nella via principale, ovvero la Melrose Avenue, che è la via dove ci sono praticamente tutti i negozi che ci interessano a noi, e andiamo a vedere. Posso dire che abbiamo preso l'appartamento a 600 metri da Cool Kicks. A piedi. È vero. Infatti stiamo zampettando, siamo partiti da casa. È anche molto vicino alla Walk of Fame. West Hollywood, se venite a Los Angeles, è il miglior punto strategico. Questa raga è la Melrose Avenue. Tra l'altro bellissimo il murales di Kobe. Dov'è? Non l'avevo visto. Molto bello. Beccatevi sta Melrose Avenue. Primo negozio? Second Street? Andiamo da Second Street. Come intuibile dal nome, Second Street è un negozio di usato. Al proprio interno infatti potrete trovare capi d'abbigliamento principalmente vintage. Quello su cui ci siamo concentrati noi ovviamente era l'abbigliamento streetwear e le sneakers. L'unico problemino che abbiamo notato era l'esposizione della merce. Come vedete c'è molta confusione e così è molto difficile trovare qualcosa di interessante all'interno di questi negozi. Primo negozio, Second Street, negozio di seconda mano, quindi c'era del vintage, nulla di nuovo. Per gli amanti del vintage è forse uno dei migliori. A me non mi piace tanto l'usato che viene spacciato come vintage. Però dai, carino. La cosa che non mi piace mai è quando vengono esposte le cose male, perché erano esposte malino. Stile bazar, dai. Cioè, erano esposte un po' malino. Next step, Cop and Flex. Primo negozio di resell che vediamo, devo dire ben fornito, c'era veramente tanta scelta sia sulle sneaker ma soprattutto sull'abbigliamento. Lo stile del negozio rispecchiava quello di una boutique di lusso, ma la cosa più bella all'interno del negozio era Ashbulla, un cartonato di Ashbulla in scala 1:1. Dopo due passi ci siamo trovati davanti a Banned LA e di conseguenza siamo entrati. Anche questo negozio di resell. Rispetto a Cop and Flex, questo però era un po' più cheap nell'arredo. E in tutto questo, mentre noi visitavamo il negozio, loro stavano vendendo delle magliette in live. Siamo stati prima da Cop and Flex e poi da Banned LA. Qui possiamo passare comunque. Tu qui mi sa che ti fai male se entri. Urca. Urca sì, urca. Questo raga è Hat Club, negozio ovviamente esclusivo di cappellini. Spoiler, stiamo lavorando per farveli arrivare anche nel nostro negozio e io che sono un amante di questo accessorio non potevo uscire a mani vuote. Allora, è successo quello che ci aspettavamo? Sì, è successo. E niente, negozio bello di cappellini. E il centralino non è un amante dei cappellini, in questo momento ne ha uno mio in testa. Così, per coprire. Torniamo invece ai negozi di prima, di cui abbiamo completamente skippato le opinioni, perché poi ci siamo fiondati nel negozio di cappellini. Allora, Cop and Flex, fighissimo il negozio a livello estetico, sì, secondo me. Cioè proprio bello, come piacerebbe averlo a me, bello grande, spazioso, vetro, grande sezione di abbigliamento. Vero? Che mi è piaciuta. L'unica cosa, un po' anonimo. Banned LA, sono entrato e mi è arrivata una vampata di
di Maria, che c'erano questi due... Allora, Bunny Delay molto più casereccio sì, come negozio. Vendevano in live. Tra l'altro sì, stavano facendo una live dove vendevano All'asta. in diretta delle magliette su un'applicazione che c'è qua dove fanno le aste. Figo come negozio. Carino, però per il momento lo metterei all'ultimo posto di quelli che abbiamo visto. Ah, attenzione, io ci metto Second Street. Dai. Vabbè, andiamo bene, avanti, andiamo dopo avanti. facciamo il recap. Pausa prima. Com'è lo smash burger qua? Mondiale? Tanta roba. Lo dico? Mondiale. Lo dico? Il miglior panino che abbia mai mangiato in vita mia. Cheeseburger, migliore. E dopo un hamburger fotonico passiamo a un negozio fotonico. Questo raga è Flight Club, uno dei negozi di resell più belli che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Cioè raga, in quali altri negozi potete vedere un muletto che serve per andare a prendere le scarpe in alto? O in quale altro negozio potete vedere tutte e 50 le Dunk Low per Off-White della collezione di Air Summer? O in quanti altri negozi potete vedere così tante paia in pre-release? Avevano due nuove Jumpman Jack, la colorazione Dark Mocha e questa colorazione Volt. Questa invece è una nuova Jordan 1 Low, sempre in collaborazione con Travis Scott, colorazione Velvet Brown. Concludiamo il reparto Travis Scott con questa Nike Zoom Field Jacks. Queste sono delle nuove Jordan 3 Black Cement che devono uscire. E abbiamo altro? Ah sì, questa Jordan 1 Black Toe che al posto del wing logo ha la scritta Air Jordan. Beh, che dire, questo raga era Flight Club. Allora, siamo stati nel negozio penso più bello fino ad ora. Detta del commesso, il negozio più bello del mondo. Io devo dire che sono rimasto veramente meravigliato dalla quantità di scarpe ultra rare e soprattutto early pair che c'erano, perché è facile vedere le early pair di una settimana, ma vedere questi early pair che non Mesi ci sono prima. neanche date di release ufficiale, è l'unico negozio in cui finora io ho visto queste scarpe. Avevano le 50 Off-White dei lotti tutte messe insieme. Avevano tutta la linea delle Chicago, dalla 94 in condizioni perfette, ma ha detto che loro vendono solo il nuovo e di conseguenza non c'era l'85 perché non l'avrebbero avuto in condizioni nuove. C'era tutte le Z10, mancava solo l'Hyper Dunk. Dunk SB di Supreme del 2006. Tutto, non avevano le cose commerciali. Tutto. Che invece trovi negli altri posti. No, aspetta un attimo, che cos'è quello? Scusami. Ma che cazzo? Ma che cos'è? What the fuck is that? Adesso andiamo in un negozio sempre qui vicino a Flight Club che si chiama Soul Revival. Yes! Eccoci qua, negozio di resell che tratta sia scarpe nuove sia scarpe usate. Questo negozio era un po' più sempliciotto rispetto agli altri, ma comunque ben fornito. C'erano sneaker veramente limitate, come queste Dunk SB Parra Friends and Family del 2021. E girovagando qualcuno ha trovato qualcosina. Non mi fitta, ragazzi. Non mi fitta, se no me la portavo a casa. È un 42,5 e il centralino è un 44. C'è un one size. È la tua, dai, cop. Com'è? I ragazzi dicono cop. E secondo voi il centralino avrà coppato? Allora, centralino. Cosa è successo in questo momento? È successo un disastro. Come un disastro? È successo che ho speso 700 euro in un secondo. Sono rimasto, Al centralino ha coppato, signori. sono rimasto Ha coppato, fregato. fai vedere così coppato. Ah, poi solo la scarpa. Solo scarpa, 1 per lo spazio in valigia e 2 perché non aveva il box originale, ma volevo la scarpa. Una scarpa comunque del 2018 o 17, sì. Quindi con un po' di annetti, difficile da trovare. Non ho resistito. Detto questo,
ora tocca a me accoppare. Posso dirti una cosa? Che se trovo la lobster mi prendo anche quella. Ah, così? Ve lo dico. E io non prendo niente? Tu prendi quello che vuoi. Io se fossi in te mi comprerei la Dunk SB di Travis. Qui vi beccate un piccolo spoiler di un prossimo video. Adesso invece andiamo nel negozio che storicamente forse è uno dei più famosi che ci sono qua a Los Angeles. Direi. In realtà non è famosissimo, ma per gli appassionati di streetwear soprattutto è uno appunto dei più famosi. E sto parlando di Union Los Angeles, sempre lo stesso negozio che collabora con Nike e Jordan. Abbiamo già fatto un video in cui abbiamo parlato di Union Los Angeles e della sua storia. Posso chiederti Adesso dov'è? andiamo. Perché stiamo camminando da È un'ora. molto lontano. Bene. Perché qua, ragazzi, dovete sapere che le vie e le strade sono veramente giganti. Ed eccoci finalmente arrivati dopo una lunga camminata che per voi è durata 5 secondi. Prima di entrare da Union però facciamo tappa da Stussy. Questo negozio infatti è uno dei più longevi del brand. Pensate che è stato aperto nel 1991 e al tempo si chiamava The Stussy Union, che era l'unione tra Union e Stussy. Peccato che in modo poco carino ci abbiano detto di non riprendere all'interno del negozio. Di conseguenza siamo subito entrati da Union LA. Negozio non troppo grande, ma devo dire molto accogliente. Erano presenti anche alcune sneaker, ma la parte più interessante era quella dell'abbigliamento. Il centralino aveva trovato questo maglioncino viola, peccato che non ci fosse della sua taglia, mentre io ho trovato questa maglietta che ho deciso di portare a casa. Subito dopo abbiamo attraversato la strada e siamo entrati dentro Undefeated, negozio prevalentemente di sneaker a retail. Ce n'erano veramente tante, ma quella che mi ha colpito di più è questa Jordan 1 High in questa colorazione blu scuro. Altra cosa ovviamente che mi aveva attirato erano i cappellini. Come sono stati questi tre negozi, Stussy, Union e Undefeated? Parto da Stussy. Delusione enorme. Allora, quello che avete visto Enorme. su Stussy sono 2 riprese, perché ovviamente il bro della security ci ha pullappato, ci ha fatto così ai video. Ma e a quindi parte questo, niente. il negozio è un buco forse più piccolo del nostro e spoglio, non c'era niente. Centralino un po' arrabbiato. No, un po' sono arrabbiato perché io cercavo delle zip hoodie, mi hanno detto solo online. Cercavo delle magliette, non c'erano, proprio nulla. Lo Stussy che è qua è lo Stussy con l'articolo davanti, perché Stussy è stato creato qua in California. Posso dire se la tiravano un po'. Di fianco però c'era Union, che è un signor negozio. Anche questo un po' piccolino, però mi è piaciuto già di più. Fornito di cose particolari. Io ho coppato. Bat ha preso una maglietta, io avevo trovato un maglione secondo me fantastico. Sì. Sei d'accordo? Sì. Eccezionale, mi è volato via il parrucchino. Il negozio era carino, era bello piccolino, però le cose erano carine. Cioè, guardate la busta, Fighissimo. veramente, veramente top. Tra l'altro gliel'ho anche detto perché la busta è veramente eccezionale. Noi che veramente guardiamo bella. anche queste piccole cose mi è piaciuto. Mentre Undefeated, Undefeated si difende bene. il negozio di Undefeated è più bello esteticamente di quello di Union, Sì. però le cose mi piacevano molto di più da Union. C'erano tante scarpe, molte più Questo è il scarpe. nostro Uber. E questo è il nostro Uber. Scusate questa brusca interruzione, ma il nostro Uber ci ha portato direttamente da Cool Kicks, quello che stavate aspettando tutti da inizio video. Negozio che credo non abbia bisogno di presentazioni. Sicuramente il negozio di resell più famoso di Los Angeles e forse anche degli Stati Uniti. Le pareti erano piene di sneaker, piene, sia nuove sia usate. La cosa bella è che le espongono tutte, cioè raga, tutte. Questa è la vetrina delle meraviglie, perché guardate quanto ben di Dio che c'è all'interno. Questo era il reparto Easy, guardate quante beluga. E poi finalmente abbiamo incontrato Rami. No raga, non abbiamo incontrato Rami, perché era il suo giorno libero. Però al suo posto c'era Jay, che stava facendo anche una diretta e a un certo punto ha deciso di dare spettacolo. I have a gift for you. Thank you for calling. You know, I appreciate you. Cosa sta succedendo? Fit perfect. They fit perfect. Oh, they look so good on you. Wow, wow. 10 was 10 would small. have been too small, yeah. Yeah. 10.5, perfect. Perfect, perfect, perfect.
They fly. Wow. I'm ready to jump. You ready? There you go. There's your second shoe. Go. Let's go. So Chad, those are $250. He's just trying them on right now just to see if he wants to buy them. Yeah, we got them for $250 right now. Fire, brother. Fire, brother. There's the ball. You're gonna go crazy out there right now, big dog. Let's go. Hey! That's tough. That's beautiful. Brand new Kobe, baby. That's fire. Brand new Kobe's too easy, man. Too easy. I like it. Tough. You wanna do both? This is tough. This is hard. That's a one-on-one. One-on-one. Nobody will ever have that in the world right there. That's a sample of new hoodie. I like this. Hold on. I like this. Ooh. This is sample? Yeah. Nobody has? Nobody else. Chat, look at this joint, bro. That's mine. I have to do some you video. gotta keep that. Okay, yeah. Oh, this is super cool, chat. Look at this, man. What a nice guy. Yeah. Nice. Nice. Jersey swap. It's Thank you, my pleasure. brother. È successo di tutto. È successo di tutto dentro a Cool Kicks. Potrei avere un po' esagerato e essermi fatto prendere la mano insieme al commesso. Loro dentro sanno sono, fare, dai. sono abbastanza fantastici, nel senso che il servizio che ti danno, barra la chiacchiera, barra il parlare, è top. Secondo me è il negozio più simile, tra virgolette, a noi come tipologia di approccio, come tipologia di ti fanno sentire trattamento quasi a della casa, gente. ti fanno Esatto, sentire sì, a casa. sì, Cioè sì. noi eravamo due estranei venuti dall'Italia, tra l'altro Rami non c'era, Non c'era Rami, erano in 4 e sono stati super tutti e 4. Fantastico, dai, il negozio è bello, è interessante anche il discorso della parte dell'usato, posizione top, spazio ce n'è a voglia, tanta roba. Abbiamo preso una maglietta a testa personal che poi una ce l'hanno regalata, Esatto. ci siamo portati a casa una Kobe indossata da Champagne Pacchi Cioè, è in sua? in una partita di basket. Era Ma la sua. vi rendete conto? Era la sua scarpa personal. Era la sua scarpa che usava per giocare a basket, Esatto, ce la Champagne siamo Pacchi. portati a casa, firmata, Firmata da Cool Kicks e adesso la mettiamo nel nostro set. come cimelio. Esatto. Aggiungo che non sono finiti qui i negozi a Los Angeles, è ovvio, ce ne sarebbero altri 100.000 da far vedere. È una città, Los Angeles, enorme, gigante. Noi abbiamo solo un giorno per visitarla, di conseguenza questo è quello che abbiamo potuto vedere in una giornata. Ci sarebbe da far vedere anche Supreme, Palace, Dover ce ne Street sono Market. tantissimi, Dover Street Market. Abbiamo voluto eliminare un attimo questi negozi perché ve li ho già fatti vedere anche a Londra, anche a Parigi, quindi ho preferito dare più spazio ai negozi che ci sono solo qua. Ce ne sarebbero tantissimi altri che magari non conosciamo e qualcuno di voi conosce, quindi scriveteli nei commenti. Facciamo una classifica o no? Facciamo una classifica o no di sti negozi? Niente da rifare. Facciamo una classifica o no di sti negozi? Niente. Terza volta, rifaccio ancora. Facciamo una classifica o no di sti negozi? Allora, come negozio migliore sia a livello di visivo ed estetica, sia a livello di scarpe e prodotto che c'era e sia a livello di personale, Cool Kicks è il migliore Anche secondo me. Mentre invece come estetica del negozio Flight Club era uno dei migliori. Secondo me secondo posto, ma non per importanza, nel senso meriterebbe anche il primo se vogliamo essere oggettivi. Dopo è chiaro che per come ci siamo trovati Cool Kicks qualcosina in più. Quindi primo, secondo, terzo sul podio chi ci mettiamo? Tanto qua star nasta, no, vabbè. Sul podio al terzo posto io ci metto Stussy. Ma va là, Stussy ultimo di Los Angeles mi ha fatto salire i grilli. Ci metto Union però. Ci metto Union, sai perché? Perché è storia. Cioè No, quello senza Union dubbio. è storia. Secondo me terzo a livello estetico, Cop and Flex molto carino.
Sì, perché aveva una sezione di abbigliamento da non sottovalutare, che non è da tutti i negozi di resell. Io direi che il video può terminare qui. Speriamo che questo primo video da Los Angeles Ma vi il sia secondo è... Speriamo che il secondo video di Los Angeles vi sia piaciuto. Ovviamente like, iscrivetevi e commentino. Dal BAT E il centralino. e Los Angeles è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ma dove siamo finiti? Ma Centralino, ma cosa hai fatto? L'evento si terrà domenica sera alle ore 20 presso il Dolby Theater di Los Angeles. Bat, ma mancano meno di 2 ore all'evento, dobbiamo prepararci, vieni. Bat, credo sia questo il Dolby Theater, siamo arrivati. Siamo leggermente in ritardo, corriamo. And the Oscar goes to... Batte il Centralino. Bat, ma ti rendi conto? Miglior team dell'anno. Cioè, un'emozione indescrivibile, io davvero non me lo aspettavo. Veramente assurdo, cioè applaudivano tutti per noi. Comunque io sono stanchissimo, adesso torniamo a casa. Aspetta, casa? Ma come ci torniamo a casa?